Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gabriele Mura di Agisoft-coaching.com. In questo video vogliamo appunto assemblare due voli. Andiamo a analizzare il drone piccolo, i valori in particolare delle coordinate, quindi ci accorgeremo immediatamente che alcuni valori non tornano, quindi tipo l'altitudine non può essere chiaramente sotto zero, sotto il livello del mare, quindi c'è qualcosa che non torna. E poi ci sono chiaramente questi valori della rotazione della telecamera che, voglio dire, sono incompatibili con quello che stiamo vedendo in queste fotografie, perché chiaramente se le foto sono state scattate dall'alto verso il basso, ovvero in condizioni nadirali, non c'è assolutamente appunto alcun valore che riguardi appunto lo yaw, il pitch e il roll. Quindi questo diciamo che secondo me è il dataset meno affidabile, perché invece quello che ci dà maggiori garanzie chiaramente è quello eseguito dal drone grande. Quindi innanzitutto possiamo risolvere questi problemi di questo dataset cliccando sulla prima fotografia, tenendo premuto la combinazione CTRL più A. Mi seleziono tutte le fotografie, faccio clic col tasto destro su questa selezione e quindi vado su Clear e seleziono appunto di cancellare appunto i valori relativi alla rotazione che sono stati registrati appunto erroneamente. Quindi faccio clic su OK. Adesso andare anche nell'altro chunk riguardante il drone piccolo. Come ci dovremmo muovere? Dovremmo quindi selezionare allo stesso modo tutte le fotografie, quindi clicco sulla prima, faccio clic un'altra volta sulla combinazione CTRL più A, quindi ripeto l'operazione facendo nuovamente clic col tasto destro, vado su Clear e nuovamente cancello queste informazioni che non sono corrette. Per proseguire vado appunto nel pannello Altitude, che è appunto l'altitudine, e quindi decido di variare questo valore che è presente, che abbiamo appunto registrato in questa prima fotografia, che è di 26,37 metri. Andiamo su Altitude, facciamo il clic col tasto destro e questa volta selezioniamo Modify. Da questa finestra Modify Reference posso selezionare la colonna appunto che ci interessa, quindi nel nostro caso selezioneremo la colonna altitudine. Qua mi segnerà 0 perché la prima è 0, noi in realtà andremo a inserire quella che ci interessa, che è appunto il valore di 26,37 abbiamo detto. Quindi clicchiamo su OK. Quindi come facciamo ad unire i due dataset? Andiamo dal pannello Workflow e selezioniamo Merge Chunks, appunto questa opzione servirà ad unire i due dataset e facciamo clic su OK per avere un unico dataset, come vedete il Merged Chunk di 374 camere. Quindi seleziono gli altri due dataset di sopra, faccio clic su questa icona con il meno per disattivare i primi due dataset. Andiamo su Workflow, facciamo clic su Align Photos e quindi lasciamo clic su OK per avviare il processo. Questo è il risultato finale. Posso muovere l'orbita per apprezzarlo. Come vedete è stato tutto assemblato. Infatti se clicco su quest'icona in alto della macchina fotografica vedrete che tutte le immagini sono state correttamente allineate e prese in considerazione dal software. Questa è la visuale appunto di tutte le fotografie correttamente allineate. Quindi posso cliccare ancora su Show Cameras e infine al pannello Tools, andando su Camera Calibration, posso verificare che siano stati caricati anche tutti i valori, come vedete, riguardanti il singolo frame. Quindi ora non ci rimane che chiudere questa finestra e procedere con l'ottimizzazione dell'allineamento
Quindi per fare questo faccio clic con il tasto destro su Merge the Chunk, vado su Process e Optimize Cameras, seleziono tutti questi valori che riguardano le lenti che abbiamo appena visto, nel pannello di calibrazione faccio clic su OK. Potremmo anche ricostruire direttamente il modello andando sempre dal menu Workflow e facendo clic su Build Mesh. Quindi utilizzando le mappe di profondità che abbiamo, che il software ha calcolato dalla creazione della nube sparsa, possiamo già, volendo, ottenere il nostro modello 3D. Quindi andiamo direttamente a utilizzare un filtro moderato, l'interpolazione va bene enabled, perché ci interessa solamente l'area ricoperta dalla nuvola di punti, altrimenti avrei messo extrapolated per andare oltre, nel caso che non fosse chiaramente, che non ci fosse un dislivello, magari che fosse un terreno, avrei potuto dare una continuità anche nei bordi laterali. Questo però non ci interessa, quindi calcoliamo il colore dei vertici, qualità abbiamo detto la lasciamo alta e facciamo clic su OK. Molto bene ragazzi, questo è il risultato della ricostruzione della mesh. Quindi se voglio posso cliccare e mettere anche la modalità solido, che è questa che ci farà apprezzare ancora di più quella che è stata la ricostruzione di alcuni dettagli, come ad esempio le tegole. Addirittura è possibile contarle queste tegole. Vediamo ora un esempio di come si possano effettuare delle misurazioni sia di aree piuttosto grandi, come ad esempio questa falda enorme di questo edificio. Mettiamo la modalità di visualizzazione Model Solid, quindi seleziono impostazione disegno a poligono, faccio clic su un vertice, diciamo che l'area che ci interessa è questa. Faccio doppio clic sul punto finale, questa la chiamo falda 1. Posso aggiustare chiaramente questo punto spostandolo, e forse qua sarebbe meglio far salire la tegola al centro del colmo in maniera tale che si incassi sotto il colmo, appunto. Anche in questo caso questo è il vertice in questo punto e in questo caso questo è il vertice su questo punto. Proviamo a ruotare l'orbita, quindi basta cliccare sopra, fare un clic sopra e premere il tasto destro e andare su misura, che nel mio caso in inglese è measure. Andiamo qui e guardate un po', sulla terza riga avrete l'area in metri quadri della falda, che è di 60 metri quadri. Facile, no? Il processo davvero è istantaneo e sbrigativo. Benissimo ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video e mi raccomando seguitemi sui miei canali social Agisoft Coaching. Grazie, ci vediamo per il prossimo video.